Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto voglio ringraziare il mio pubblico che sono arrivata a 4.000 iscritti, questo grazie a voi. Sono stata un po' assente dal canale perché ho fatto un intervento alla mano, come sapete, qualche amico e conoscenza, anche se vede il video, vede che la mano era leggermente storta, dovuta dall'artrite reumatoide. Purtroppo sono inconvenienti che nella vita bisogna, non tutti, meno male, superare. Allora, il video che presento oggi, spero che possa esservi utile per le feste, Natale, Capodanno, ma anche per la domenica, come un break. Ho fatto e preparato con l'aiuto della mia vicina, perché ancora la mano non funziona del tutto bene, un rustico, una ciambella, cottura super veloce, 10 minuti preparazione. Come sempre vi chiedo, se il video vi piace, lasciatemi il like, mettete i vostri commenti e iscrivetevi al canale, dal canale di Virginia. Un saluto a tutti e grazie, alla prossima! Bentornati nel mio canale. Oggi voglio proporre, con pochissimi ingredienti e quello che avete a casa, un rustico. Servirà o una tortiera normale, io utilizzo questa mo' di ciambella che è stata prima imburrata e poi messo del pan grattato. Possiamo anche utilizzare della farina, ma col pan grattato rimane una cosa proprio tipo rustico, più croccante. Utilizzeremo delle uova, una zucchina, del formaggio, quello che avete, in questo caso io utilizzo il Gruyère, una mozzarella, 3 uova e 3 bicchieri di farina. La novità è che serve una bustina di lievito per dolci perché è una lievitazione istantanea e qualche fettina di prosciutto a pezzettini. Procediamo. Allora, all'interno di un contenitore che centrifuga ho messo la zucchina, ma si può usare anche il mandorlino e tagliarlo finemente. Procedo. Oggi comunque questo rustico viene dalla ricetta tradizionale della mia amica, la mia amica Elvira, che mi sta dando una mano lei, è una ricetta antichissima, semplice e buona. Allora, qua c'è la zucchina che è stata frullata leggermente, grossolanamente, ma possiamo farla anche più fine. Adesso andiamo a mettere 3 uova e a sbatterle. Prepariamo 3 bicchieri di farina che andremo a versare sull'uovo sbattuto con un cucchiaino scarso di sale. Aggiungeremo la zucchina e poi andiamo ad aggiungere il formaggio, la mozzarella e il prosciutto. Procedo. Allora, sono stati inseriti all'interno con gli altri ingredienti 6 cucchiai di latte e adesso 6 cucchiai di olio. Ho utilizzato d'oliva, io utilizzo quello di girasole. Andiamo a terminare con la zucchina, incorporarla e si sbatte bene insieme al lievito. Misceliamo bene il composto, quel po' di latte che c'è all'interno della mozzarella lo possiamo aggiungere. Miscelato bene il tutto e adesso andiamo a incorporare la zucchina grattugiata. A questo punto mettiamo il formaggio a pezzetti, aggiungiamo anche la mozzarella e per ultimo andremo a mettere il prosciutto. Procediamo. Una piccola dritta, la mozzarella la faremo a pezzetti, ma l'andremo a inserire poi direttamente nel contenitore. In questo modo non andrà direttamente giù. Adesso finiamo di miscelare bene il composto, aggiungiamo 3 cucchiai di formaggio grattugiato e versiamo nello stampo. Ricordo che questa ciambella rustica si può utilizzare nelle feste per Natale, all'occorrenza anche con gli ospiti e quando si vuole, anche come break. Elvira è pronta, sta versando tutto
tutto piano piano nello stampo. Ricordo che possiamo usare una tortiera, un contenitore a piacere. Una volta versato il tutto, metteremo la mozzarella sopra, perché ovviamente scenderà ma non arriva fino al fondo, in modo da non attaccarsi. Poi andremo a mettere in forno a 30-35 minuti per 170-180 finché sarà ben dorato. Deve risultare croccante, morbido dentro, che poi farò vedere al termine come viene. Possiamo utilizzare insieme farina mischiata o farina di semola. Se risultasse troppo denso, aggiungiamo del latte. Proseguiamo. Sta mettendo i pezzettini di mozzarella. Ricordo che questa tradizione è una tradizione, ricetta, è meridionale, ma si può cucinare tranquillamente anche il giorno prima, congelarlo e poi sfornarlo e riscaldarlo al momento che serve. Si mantiene 2-3 giorni in frigo. Terminato, la mozzarella è stata messa bene dappertutto, tanto poi gonfiando il rustico, la torta salata verrà in superficie e la mozzarella andrà all'interno. Inforniamo e ci vediamo fra un paio di minuti, 30-35 minuti abbiamo detto. La mozzarella è stata appena spinta un pochino con un cucchiaio, una forchetta, giusto che non rimanga sopra, che si fonda. In questo modo la mozzarella sarà al centro. Infornata a 170, l'abbiamo messo per 30-35 minuti. Il nostro rustico è pronto. Ovviamente facciamo sempre la prova a stecchino. Adesso spengo, lascio ancora 5 minuti in forno leggermente aperto e poi lo sforniamo e giriamo. A fra poco. Sfornato la torta rustica, fatta decisamente in totale 7 minuti e 30 minuti in forno. Questo dipende sempre dal vostro forno. Semplice, buona e soprattutto istantanea. Adesso ne taglierò una fetta e mostro. Ovviamente a voi non costa molto, per me tanto. Lasciatemi un commento se l'avete mai mangiata, fatta, un like e se potete condividete. Io vi ringrazio che mi seguite come sempre e alla prossima ricetta. Un attimo e che mostro all'interno come è venuta. Con Elvira stiamo dimostrando l'interno come è venuto. È filante, morbido. Prova a schiacciare, Elvira. Mostriamo che è morbidissima. E con questo vi saluto alla prossima ricetta da Virginia Volpe e dalla sua amica Elvira.